Buongiorno, Maria Teresa Panini, casa editrice Panini. Oggi è venuta qui a parlarci delle guide di Pimpa. Come sono nate? Allora, le guide sono nate diversi anni fa, noi siamo gli editori della Pimpa da oltre 30 anni. Avevamo l'idea di dare uno strumento ai nonni per raccontare la storia, le vicende, le curiosità della propria città ai propri nipotini. Visto che la Pimpa è una grande viaggiatrice, per la sua curiosità cerca sempre di appunto raggiungere i luoghi più reconditi del mondo e anche non solo dello spazio e poi li racconta all'Armando. Quindi per noi era stato così interessante pensare di proporre ai bambini in qualche cosa che raccontasse la propria città. Quali sono le principali barriere o difficoltà che vi capita di incontrare secondo la vostra esperienza? Quali sono le difficoltà che i nonni con i bambini o i genitori con bambini riscontrano viaggiando? Penso che la cosa più difficile sia appunto reperire materiali a misura di bambino e anche in un qualche modo trovare luoghi che siano interessanti anche per i bambini. Questo è il motivo per cui noi nell'andare a fare così una ricognizione prima di fare la guida ci concentriamo moltissimo sugli itinerari e sui luoghi destinati soprattutto ai bambini. Sempre di più troviamo in realtà adesso una grande apertura anche da parte delle amministrazioni di dedicare luoghi preposti ad essere frequentati ai bambini. Però questo, ecco, diciamo che è forse una delle barriere che si trova più facilmente. È un suggerimento che darebbe ad un operatore turistico o a un museo o un'istituzione che volesse cominciare a diventare più accessibile, più a misura anche di bambini? Ma forse la cosa più importante è preparare il viaggio, quindi dare degli strumenti per riuscire a preparare. Adesso con internet ci si può informare molto facilmente prima della visita e però ci devono essere gli strumenti all'interno del sito, del museo o anche della città sufficientemente approfonditi per rendere facile anche l'informazione e saper dove poter andare, non so, con i bambini banalmente, oppure far capire che tipo di accesso ci può essere per i bambini o non so, adesso io ho avuto 3 figli, quindi spesso andavo in giro con passeggini anche doppi perché ho 2 figlie molto vicine e non ho mai trovato, stiamo parlando di tanti anni fa, luoghi che mi permettessero di lasciare i passeggini o le cose ingombranti nei musei, soprattutto in Italia ho avuto delle forti difficoltà. È uscita da poco la guida sulla Pimpa che arriva in Friuli Venezia Giulia. Questa devo dire è stata un po' una sfida per noi perché è stata una richiesta della regione. Noi abbiamo questa collana che però si occupa delle città e quindi avevamo il format era misurato a misura di città. Lavorare su o comunque occuparsi di una regione intera non è stato semplice, intanto vabbè ovviamente la fogliazione deve cambiare per forza di cose, ma anche diciamo così la struttura della guida stessa ha preso una forma diversa rispetto alle guide delle città. Questa è stata una sfida che però siamo riusciti proprio grazie alla regione Friuli Venezia Giulia che ci ha dato la possibilità di strutturare, di creare questa nuova collana anche per diciamo, l'organizzazione stessa della regione che ha un ente che si occupa del turismo a livello regionale. Questo devo dire è stato fondamentale, molto efficace e la guida adesso c'è, esiste. Grazie.